Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono tornata con un video dove vi faccio un piccolo aggiornamento del mio bullet journal. Ho deciso di portarvi questo aggiornamento perché mi sono accorta che non vi facevo vedere il mio bullet journal sin da un po', ma vi voglio fare una piccola premessa dicendo che non mi sono soffermata in questi mesi su come come decoravo il mio bullet journal, ma soprattutto su come lo utilizzavo. Non vi aggiorno da febbraio, da quando vi ho fatto vedere come ho decorato il mio bullet journal, quindi direi di iniziare da marzo. Allora, marzo l'ho decorato in questo modo, ho fatto sempre la solita scritta del mese qua, nella prima pagina, e poi qua vidi un piccolo post su Pinterest con queste nuvolette, quindi ho deciso perché non provare a farlo. Ho utilizzato semplicemente un cartoncino e degli acrilici. Qui invece ho scritto tutte le interrogazioni perché era appena iniziata la quarantena, quindi volevo fare un piccolo riassunto delle cose che dovevo ripetere per le interrogazioni. Qua il mio solito mese dove scrivo appunto tutti i miei programmi, anche quando devo fare palestra e quando non. Qua ovviamente, come avete potuto notare, il tema è il viola. Qua, essendo iniziata la quarantena, ho deciso di fare una piccola riassunto dei miei allenamenti che poi comunque ho cambiato, ma questo era il primo programma che seguivo. Qua ho fatto le cose da fare, le cose che posso fare in questi giorni, e qua gli addominali che alla fine non ho riempito la pagina, ma poi l'ho fatto nel mese di aprile. Qua erano le cose che potevo fare in quarantena, e qua ho iniziato il mio programma che poi ho seguito anche nel mese di febbraio. La tecnica sarebbe questa qua, che a dire la verità mi sono trovata molto bene, però non l'ho più utilizzata perché dovevo riempire tutto, poi comunque dal lato mi poteva mettere un pochino d'ansia, un po' troppa pressione ogni giorno, ricordando che dovevo fare tutte queste cose. Quindi infatti, come potete vedere, dopo in seguito non l'ho più fatto. Qua ho un piccolo orario delle video lezioni, e qua sono delle parole che mi ero segnata durante le videochiamate con il professore di inglese. Il mese di aprile mi piace molto questa decorazione che ho fatto con i fiori, appunto perché la primavera sì è iniziata a marzo, ma comunque aprile è un mese che ricorda più la primavera rispetto a marzo personalmente. Qua ho fatto la pagina dei miei pensieri e ho fatto anche questa piccola lampadina con il cartone, acquarelli e colori che personalmente adoro. Qua, come al solito, il mio mese, non ho fatto molte decorazioni, ma perché non ero molto ispirata in quei giorni, però comunque questo è stato il mio riassunto del mese. Qua sono le cose che abbiamo fatto e le cose che devo ripetere, infatti qua inizia il mio programma di ginnastica. Questo era il mio programma che mi ero fatta io con i miei esercizi e tutto quanto. Invece qua sono tutti i circuiti che ho trovato su Instagram da Twins Fit. Non mi ricordo bene come si chiama, ma comunque vi metterò il nome oppure il link in descrizione. Qua è l'orario delle video lezioni, e qua invece delle piccole cose che avrei fatto ogni giorno, quotidianamente, durante la settimana. In seguito qui ho scritto le serie TV e film che molte persone inglesi hanno consigliato di vedere se si era un beginner, una persona che appunto iniziava dall'inizio a studiare la lingua. Qua invece ho cambiato un pochino lo stile di introdurre il mese, perché ho iniziato anche ad avvicinarmi di più al lettering, quindi ho utilizzato anche un altro colore e anche un altro stile. Come vi ho fatto vedere poi inizialmente nel mese di settembre, questi sono i colori di Tiger che comunque macchiano dietro, e infatti qua dietro ci ho messo delle piccole bustine dove poi ci ho messo delle piccole foglietti dentro di promemoria e non. Qua è una pagina dove scrivo i miei pensieri, ma non avevo l'abitudine di scrivere, non mi era ancora venuta, se possiamo dire così. Il mio solito mese, come avete visto qua, il tema è azzurro e ad aprile è arancione. Le idee di YouTube. Qua invece ho iniziato a fare una cosa nuova,
quello di imparare una piccola cosa ogni giorno in inglese, un piccolo nuovo argomento ogni giorno in inglese, scrivere i progressi, quindi delle cose che avevo fatto quel giorno, e per scrivere nuove parole che poi ho incontrato e che poi dopo nei giorni mi sarei ripetuta. E poi mi sono bloccata appunto perché ho iniziato relativamente tardi a fare questo programma.